I finocchi che a casa mia non li mangia nessuno perché li faccio bolliti, li faccio in insalata. Come li devo fare sti finocchi? Mi fanno diventare matto. E li compro, poi li mangio solo io perché piacciono solo a me. Adesso vi faccio vedere la ricetta che va di più a casa mia. Facile, facile, che si sporca poca roba, si fa in fretta e la mangiano tutti. Per prima cosa una bella pentola con il bordo un po' alto, che sia di ghisa, sia d'acciaio, che sia di ferro, ma che non abbia niente di plastica perché dopo va nel forno. E inizio a scaldarla al minimo proprio. Intanto che si riscalda piano piano la padella, bisogna pulire e tagliare i finocchi. Il problema dei finocchi è che all'interno sono tenerissimi, all'esterno possono essere anche durissimi, possono. Quindi via la parte sopra, via il culetto. E facciamo questa cosa, la buccia più esterna la segniamo, oppure la strappate coi denti se volete, e la stacchiamo. È molto grossa questa, vedete com'è spessa, oltre ad essere una foglia esterna è anche bella grossa, e quindi bisogna tagliarla in maniera differente dal resto del finocchio. Tra l'altro qua mi va bene che esternamente è bella bianca, non c'è bisogno di, a volte è marrone, tutta grattata, in quei casi bisogna pelarla un po' col pelapatata o addirittura buttarla via. Anche i gistoni, questi qua, se si puliscono con il coltellino, si pelano un po', si mettono dentro anche loro, non è che li buttiamo via. Quindi la parte più esterna del finocchio si taglia in 2 o 3 pezzi, ecco, dei pezzi grossi così, circa. Dobbiamo andare a prendere lo stesso tempo di cottura del resto del finocchio, dentro in acqua fredda. Tolta la parte esterna del finocchio, la buccia esterna, lo togliamo a metà e poi lo tagliamo in quarti. Se è molto grosso lo tagliate in 4, se no lo tagliate in 3 o anche solo a metà, facendo degli spicchi abbastanza sostenuti. Per capirci, questo spicchietto qua, che è 1/6 di finocchio, ha lo stesso tempo di cottura di questo pezzo qui di buccia esterna, di parte esterna. Ecco perché è importante, perché se noi non tagliamo questo qua, questo qua si disfa. E gli spilungoni sopra, che vi dicevo prima, ecco, con un pelapatate o con un coltellino, vanno pelati, perché sono duri, sono molto duri esternamente. Si tira via la parte esterna, ma giusto 1 millimetro, La parte interna è tenerissima, così non si butta via. Se poi proprio è secca, 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 no, vabbè, se è troppo dura, niente, scartatela, la date ai conigli, la mettete nell'umido, fate un po' quello che volete. Quando lavate i finocchi, ovviamente le foglie esterne saranno quelle che hanno sulla terra, che sono sporche, però anche gli altri spicchi, quando andate sotto il rubinetto, fate andare, apriteli un attimo e fate andare dentro l'acqua dappertutto, perché il finocchio è infido, a volte nasconde la terra, bisogna guardarlo bene. Se per caso avete bisogno di fare tanti finocchi, oppure li dovete fare la sera per la mattina già tagliati pronti in frigorifero, lasciateli coperti di acqua fredda con dentro mezzo limone spremuto, come si può fare anche con i carciofi e con altre verdure, e resteranno bianchissimi e croccantissimi. Per questa ricetta ci va l'olio d'oliva sotto, poco, non tanto. Se invece volete farli con la besciamella è meglio utilizzare il burro, perché sì, questa qui è una ricetta che adesso facciamo in padella e poi dopo la mettiamo dentro nel forno, e quindi si può scegliere, se la fate con la besciamella la base è burro, se la fate invece come la andiamo a fare noi la base è olio. Poi fate un po' come preferite, l'importante è che ci mettete sotto qualcosa, senza esagerare. Sono 2 finocchi, basteranno. Ne avevo già 3, ma uno me lo farò in insalata io, col pinzimonio, magari domani. Per i primi 5 minuti, fuoco medio, coperchio, senza toccarli. Praticamente cosa ho fatto io? Faccio una mezza cottura in padella, li faccio arrostire. Si possono fare anche bolliti, però se li facciamo bolliti tutto il buono e il nutriente del finocchio resta nell'acqua, mentre invece così resta tutto, sapore compreso, resta tutto in padella. E poi dopo la prendiamo, la condiamo e la mettiamo nel forno. Sono passati 5 minuti, andiamo a vedere un po' come vanno i finocchi. Oh, vedete sotto si stanno colorando, naturalmente mantenuti d'occhio, li giriamo un pochino, altrimenti si colorano da una parte sola, cerchiamo di far colorare tutti i lati e poi li copriamo e li facciamo fare ancora 5 minuti. Prepariamo un gratin. Allora, formaggio grana o parmigiano o pecorino grattugiato bello fresco, non usate quello delle buste perché vi vedo,
pane grattugiato, circa 5 cucchiai, ma sì, facciamolo tutto, via, tanto è sempre buono, a casa mia questo qui si mette dappertutto. Poi a piacere aglio, io per fare il gratin preferisco usare questo qui secco perché si distribuisce meglio, ha un sapore un po' particolare, però usate il tipo di aglio che preferite, va bene anche quello normale schiacciato e tritato. Un po' di prezzemolino fresco se ce l'avete, io uso quello surgelato che ho fatto quest'estate, ho fatto i barattoli, li ho messi in freezer e adesso lo sgrano ed è come quello fresco, è già pronto, bello comodo. Vediamo i nostri finocchi come vanno, sono passati altri 5 minuti e direi che sì, ci siamo, insomma sono abbastanza arrostiti, rosolati, bisogna stare attenti anche a non farli bruciare. Ora li dobbiamo raffreddare i bollori con mezzo bicchiere di acqua, ma proprio mezzo, perché ho bisogno che mi crei una base di 2 mm di acqua sotto, così dopo non mi si attaccano nel forno. Un po' di sale, un po' di pepe, anzi abbondante pepe, a me piace il pepe per chi non l'avesse capito. Gli diamo un'altra mischiatina per bene. Ora potete scegliere, o li fate cuocere sul fornello ancora 5 minuti con il coperchio e ve li mangiate così, oppure andiamo a fare quello che andiamo a fare. L'importante è che siano rosolati e che sotto ci sia 1 millimetro di acqua. Completiamo il nostro gratin, quindi formaggio, pane, prezzemolo, poi potete aggiungerci pezzettini di pancetta, cubetti di mozzarella, ancora più formaggio, che ne so io, prosciutto cotto, peperoncino, quello che volete, qualche giro di olio. E io sono qui che spruzzo ma viene giù una goccia alla volta, non fatevi impressionare. Olio quanto ne volete, scegliete voi, potete anche farlo senza addirittura. E una mischiatina. Ma Gabriele, ma stai facendo i finocchi gratinati? Sì, ma con stile. Cioè vuoi mettere i finocchi messi crudi su una teglia con sopra il gratin, messi nel forno, che li tiri fuori che sono pieni di acqua, non sanno di niente, o dei finocchi passati in padella, stufati lentamente, conditi bene, con sul suo bel pane che adesso vanno in forno? Quindi distribuite bene il pane in giro dappertutto e tutti i buchini dappertutto, coprite bene. Per la versione, diciamo quella che dicevamo all'inizio con il burro sotto, a questo punto ci mettevate la besciamella e ci mettevate il formaggio. Però insomma è un'altra ricetta, è un'altra cosa. Secondo me questa qui è più buona, è più saporita. Ecco, così va bene. Forno a 200 gradi per circa 20 minuti, 25 minuti. I finocchi sono già cotti, non devono cuocere, sono al dente, ora devono finire di cuocere e rosolare sopra. Poi lasciate un like ogni tanto, Ho avanzato un po' di gratin, bene, queste qui ci facciamo le scaloppine ripiene stasera. Ci siamo, sono bastati 20 minuti, perché ogni forno è un po' a sé, sapete com'è, non sono mai sempre uguali. Eccoli qua, va che meraviglia, abbiamo trasformato un finocchio, guarda qui che roba, in una cosa spettacolare. Scotta, pesa, porca bestia. Nessun profumo che è la fine del mondo, è davvero uno spettacolo. Ma guardiamo bene, guardate, vedete com'è bello gratinato? Vi ricordate quel millimetro di acqua che gli abbiamo messo prima? Ecco, ha creato l'umidità e ha fatto sì che non si sono attaccati, assolutamente. Guardate che roba, sono la fine del mondo, nessun profumino e sono belli morbidi, teneri, questi qua, guardate che roba. Ragazzi, io vado a mangiare.